solo 1,90 m circa di lavorazione. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima sciarpa, super facile e veloce, bella calda e voluminosa. Avete sentito bene all'inizio, circa 1,90 m di lavorazione, ma poi vedrete tutto passo passo. Questa potrebbe essere insieme ad altre un'ottima idea regalo che si fa facilmente e anche velocemente, devo dire, perché poi vedrete il punto di lavorazione molto scorrevole. Ho utilizzato all'incirca 250 grammi di lana a due capi perché essendo molto sottile l'ho messa in due, ma non solo. Potrei dire che ho lavorato il progetto a tre capi perché ho unito alla lana anche un filato in mohair. Infatti ho utilizzato anche 50 grammi 420 metri di filato in mohair per dare proprio quel tocco caldo, quel tocco ancora più invernale, e devo dirvi che è stata una scelta super azzeccata. Se vi ricordate, ho utilizzato questa lana per la realizzazione della borsa Lien, il cui tutorial lo trovate sempre qui sul canale, quindi qui intanto abbiamo una bella combo sciarpa borsa. Ci sarà qualche altro progetto? Chi lo sa? Se avete qualche suggerimento o consiglio scrivetelo pure nei commenti, vi ascolterò. Infatti la sciarpa che sto indossando è stato proprio un vostro suggerimento. Io la adoro, è bellissimo, ho fatto anche le frange, vedrete tutto passo passo durante il tutorial. Spero di aver fatto cosa gradita come al solito, mi raccomando fatemi sapere nei commenti che sono curiosa. Ah, stavo per dimenticare, ho utilizzato l'uncinetto 5,5 per lavorare il filato a tre capi. Credo di avervi detto tutto, a questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Per la mia maxi sciarpa ho avviato un numero pari di punti. Allora, inizialmente ho avviato 39 catenelle per poi ritornare indietro durante la prima riga, lavorando soltanto 38 punti. Da lì in poi ho poi lavorato il punto di lavorazione che fra poco vi mostro. La lavorazione è piuttosto semplice, veloce, molto scorrevole, insomma finirete in fretta il vostro progetto. Questi 38 punti equivalgono a 30 cm di lavorazione, quindi ho fatto una sciarpa piuttosto larga, ma ovviamente potreste farla anche da 40 cm, perché no? Avviate più catenelle, l'importante è che il numero totale di punti sia pari. Ora andiamo al punto. Io in questo caso avvierò un campioncino, sto utilizzando della lana a due capi, come notate è molto sottile, io preferisco della lana un po' spessa, quindi la metto in due, ed è il filato mohair, giusto per dare un tocco in più, per fare qualcosa di più caldo, insomma è invernale. Per il campioncino avvierò 13 catenelle inizialmente, faccio un cappio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che mi serve per ritornare indietro. Infatti a partire dalla seconda catenella vado a lavorare un primo mezzo punto che sostituisco con i due punti bassi al solito. Poi a partire dalla seconda catenella inizio a lavorare un mezzo punto, quindi prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto e chiudo tutto, primo mezzo punto effettivo. Ripeto nelle catenelle successive, terzo mezzo punto, quarto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, dodicesimo ed ultimo mezzo punto, quindi numero pari, mi raccomando. Mentre per la sciarpa vi ricordo che ho avviato 39 catenelle per un totale di 38 mezzi punti durante la prima riga. Ora faccio una catenella, giro il mio lavoro e vado a lavorare questa volta dei punti alti e dei mezzi punti, saltando un punto. Intanto si lavora in costa dietro, quindi a partire dal primo punto entro nella costina dietro, prendo il filo e chiudo, vado a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi, quindi qui non cambia nulla. Poi prendo il filo, salto il punto successivo e vado nel secondo, entro sempre in costa, prendo il filo,
vado a chiudere a punto alto, quindi chiudo le prime due e poi le altre due. Attorno a questo punto alto che abbiamo appena realizzato andremo a lavorare un mezzo punto. Prendiamo il filo, entriamo dal dietro verso il davanti, prendiamo il filo, lo riprendiamo e andiamo a chiudere le 3 asole insieme, ma adesso vi mostro nuovamente e otteniamo questo effetto. Rivediamolo, prendo il filo, salto il punto successivo e vado nel secondo sempre in costa. Faccio un punto alto, 1, 2, riprendo il filo e lavoro attorno al punto alto che ho appena realizzato. 1, 2 e 3. 3 asole sull'uncinetto e chiudo a mezzo punto. Quindi prendo il filo, salto un punto, vado nel successivo, faccio un punto alto intanto e poi un mezzo punto attorno. Insomma, vado a recuperare il punto alto che salto prima. Poi salto un punto, vado nel successivo e ripeto un punto alto e un mezzo punto. Al termine della riga, visto che abbiamo avviato un numero comunque pari di punti, ci dobbiamo ritrovare con gli ultimi 3 punti, mi raccomando, è importante. Cosa facciamo? Saltiamo ovviamente il terzultimo e andiamo nel penultimo e facciamo il nostro lavoro, un punto alto più un mezzo punto attorno. Ci rimane l'ultimo punto e nell'ultimo andiamo a lavorare sempre in costa un punto alto. Ok, e questo sarà il risultato che dobbiamo ottenere. Fatta la seconda riga, facciamo la terza ripetendo la prima. Quindi catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare un mezzo punto in ciascun punto. Il primo lo sostituisco sempre dai 2 punti bassi e poi in ciascun punto 3 asole e chiudo. Prendo il filo, 3 asole e chiudo e così via per tutta la riga. Per il campioncino lavorerò 12 punti. Ripeto, per la mia sciarpa ne lavorerò 38 o comunque avviate 30 cm di lavorazione perché comunque sono le misure standard. Se volete una sciarpa meno larga allora farete meno catenelle. L'importante è avere un numero pari di punti. Ok, ultimo punto, catenella, giro il mio lavoro e riprendiamo tutto quello che abbiamo fatto durante la seconda riga. Ve lo mostro un'altra volta, è semplicissimo. Nel primo punto lavoro un punto alto in costa dietro, potete fare anche le 3 catenelle. Poi riprendo il filo, salto un punto, vado nel successivo e sempre in costa faccio intanto un punto alto e poi un mezzo punto attorno. Prendo il filo, salto un punto, vado nel successivo in costa, un punto alto più un mezzo punto. Salto un punto, vado nel successivo in costa, punto alto più mezzo punto e ripeto. 1, 2, ci rimangono gli ultimi 3 punti, il terzultimo lo saltiamo, nel penultimo lavoriamo il nostro modulo, sempre in costa formato da un punto alto più un mezzo punto e terminiamo la riga sempre con un punto alto nell'ultimo, non saltiamo mai il punto a fine riga, mi raccomando. Ok, e per andare avanti bisognerà ripetere queste 2 righe che abbiamo fatto insieme, mezzo punto, punto alto, incrociato col mezzo punto. Per la mia maxi sciarpa ho fatto un totale di 100 righe raggiungendo 1,60 m di lavorazione e questo poi è l'effetto che ne esce fuori, non è molto traforato e insomma è un giusto compromesso. Bene, una volta raggiunta la lunghezza desiderata, 1,60 m, posso fare una catenella di sicurezza e staccare un po' di filo che andrò a nascondere con ago. Completiamo il nostro progetto. Che sciarpa è senza queste lunghe frange sia da una parte che dall'altra parte? Guardate che meraviglia! Adesso vi mostro come realizzarle in maniera super facile e veloce, ma soprattutto della stessa lunghezza. In totale ne ho realizzato
utilizzate 11 per ogni lato. Allora basta prendere un cartoncino dalla lunghezza di 13 cm, prendere il filato di lavorazione e avvolgere 10 volte. E voilà, togliamo il nostro filo dal cartoncino, uniamo le due estremità, quindi filo a metà, lo ripetiamo un'altra volta, seconda piega e di nuovo terza piega, esattamente così, quarta ed ultima piega. Ovviamente questa sorta di nappina frangia misurerà 13-14 cm. Prendiamo l'uncinetto, io ogni due punti entro, prendo il mio filato, lo faccio passare attraverso l'asola, prendo il tutto. Se non dovessimo farcela con l'uncinetto di lavorazione possiamo prendere sempre l'uncinetto più grande, nel mio caso il 10, e fare questa operazione. Facciamo passare tutto il filo attraverso il cappio e voilà. Fatto questo stringiamo il nodo come fosse una cravatta e abbiamo realizzato così tutte le nostre frange, che vi dicevo essere, vediamo, sì, siamo a 14 cm, quindi 14 più 14 dall'altra parte sono 28 cm, no? Più 1,60 m di lavorazione, arriviamo ad 1,88 m, 1,90 m, insomma, di sciarpa. Poi è normale che una volta indossata o lavata, no? Un po' il filato cede, quindi si allungherà un po', e questo non mi dispiace affatto perché era da tempo che volevo realizzare una maxi sciarpa bella voluminosa, calda, adatta per l'inverno. È meraviglioso, guardate, una meraviglia. Vabbè, io l'ho messa proprio in maniera molto larga, ma ovviamente possiamo stringere e fare molti più giri. Insomma, insieme alle altre idee che vi ho proposto qualche settimana fa, come il portafogli a 3 scomparti, oppure la mini bag, che può fungere anche da mini beauty, o il portamonetine che ho realizzato qualche anno fa, può essere un'ottima idea a regalo. Infatti, avete visto con quale facilità e velocità ho realizzato questa sciarpa? Insomma, adesso tocca a voi realizzarla, anche per voi stessi, perché no? Come ho fatto io. E magari potreste abbinarci anche la borsa, che volendo potreste realizzare più grande. Nel tutorial ve l'ho detto. E insomma, io sono molto soddisfatta anche di questo progetto, spero sia piaciuto anche a voi. Come sempre vi aspetto giù nei commenti perché sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Io a questo punto vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo tutorial, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e attiva la campanellina per non perderti le prossime novità, le prossime proposte e regalo, chi lo sa. Grazie ancora per l'attenzione, alla prossima, un bacino!